La scoliosi è una patologia che si manifesta con la comparsa di asimmetrie del tronco, cioè con la differenza di forma dei due lati. Queste asimmetrie sono la manifestazione visibile dall'esterno della comparsa delle curve che hanno fatto perdere l'allineamento della colonna. Tutte le scoliosi possono essere correttamente diagnosticate solo con una radiografia. Però questo esame viene eseguito solo quando le asimmetrie esterne, cioè quello che si vede dall'esterno, fanno ipotizzare la presenza di curve della colonna. Quindi tutte le scoliosi vengono scoperte perché le asimmetrie esterne fanno sospettare la sua insorgenza. Quindi il primo passo importante è imparare a identificare queste asimmetrie più significative e maggiormente legate alla ipotetica scoliosi. Schematicamente le asimmetrie maggiormente significative possono essere divise in quelle che si possono vedere osservando il tronco da dietro, di lato e dall'alto. Le asimmetrie più semplici da identificare sono quelle che si vedono da dietro, e cioè le asimmetrie delle spalle, le asimmetrie della testa e le asimmetrie dei profili del tronco. Facciamo una prova. Cominciamo a guardare la schiena da dietro. Mettendoci bene dietro la schiena di nostro figlio, possiamo cominciare ad osservare la posizione della testa e vedere se è dritta o se è inclinata di lato. Abbassiamo leggermente gli occhi e guardiamo le spalle. Cerchiamo di comprendere adesso se le spalle sono sulla stessa linea oppure se una è più alta rispetto all'altra. Guardiamo ancora un po' più in basso e cerchiamo di apprezzare la simmetria dei profili del tronco. Cioè se ce n'è uno dei due maggiormente sporgente o più piatto rispetto all'altro. Adesso guardiamo le scapole e cerchiamo di capire se ce n'è una maggiormente sporgente o in una posizione diversa rispetto all'altra. Guardiamo il bacino e osserviamo se c'è un lato, quello destro, quello sinistro, più alto o più sporgente di lato. Adesso diamo una visione d'insieme al tronco visto da dietro e osserviamo se è complessivamente verticale o se tende a inclinarsi di lato. Adesso possiamo spostarci e guardare il profilo. Osserviamo se rispetto ad una ipotetica linea verticale che tocca la parte posteriore della testa, del tronco e dei glutei, il tronco è inclinato in avanti. Oppure se la parte posteriore del torace è eccessivamente arrotondata verso l'indietro, oppure se è troppo piatta. Adesso una delle osservazioni più importanti che si fa guardando dall'alto. Quello che dovremo osservare è se c'è uno dei due lati posteriori del tronco, quello destro o quello sinistro, maggiormente sporgente verso l'indietro. Una cosa importante: non è necessario che tutte le asimmetrie elencate siano visibili contemporaneamente, oppure che siano così evidenti come nelle immagini che vi ho mostrato. In molti casi saranno un numero ridotto e saranno anche più piccole. Adesso avete a disposizione una tabella nella quale possono essere segnate le asimmetrie che avrete identificato. Come vedete c'è una riga nella quale sono state raggruppate le asimmetrie che si vedono da dietro, quelle che invece si possono evidenziare guardando nostro figlio o nostra figlia di lato e quella che invece si vede guardandolo dall'alto. Le asimmetrie
hanno dei colori diversi perché sono state raggruppate a seconda della loro importanza.